Allora, facciamo prima una veloce introduzione di questo progetto che prima non è stato detto nel primo video, per chiarire un pochino perché. Siccome sto facendo un progettino che voglio condividere con voi e per quelli interessati, mi sembra giusto spiegare anche le scelte. Come sapete, io non sono un meccanico, un esperto di motoviaggi, non so mettere le mani, sono un fotografo e un fotonegoziante, ok? Però ho questa passione di andare in giro con la mia Himalaya, fare foto e video, raccontarvi le mie storielle e condividere questi miei pensieri che derivano tutti dalle mie esperienze. Quindi, forse perché sta uscendo la 450, forse perché la Royal a me sinceramente mi ha deluso con questa 450, perché chi mi conosce lo sa, non mi piace, ok? Non mi piace. Sarà sicuramente migliore in tutto, però esteticamente non mi piace e io sono uno, potete andare a vedere anche i video perché ho l'Himalaya che ho messo nel canale, se non mi piace una cosa non la compro. Io ho comprato l'Himalaya apposta perché mi piaceva. Ragionando un pochino, iniziando a parlare con tante persone un po' dappertutto, tra le diverse gruppi su Facebook, tra le persone conosciute in questi 2 anni di giri e viaggi, motoracconti, scrivendoci poi su Facebook, cioè parlando con la gente molto più esperta di me, ok, e anche meccanici o comunque gente, si dice un po' di tutto, no? Quindi tirando su ogni informazione, guardando i prodotti che trovo in giro, ho voluto creare questo progetto insieme a Vicenza Moto, concessionaria Royal Enfield, che mi supporta nel voler andare avanti con questo progetto. Sono sempre comunque i miei meccanici, li porterò la moto da loro, ho avuto dei consigli anche con Valerio, ne ho discusso su cosa prendere, come fare di qua e di là. Il progetto non è di trasformare la mia Himalaya in un 1200, in un KTM, cioè non sono alla ricerca di potenza di cavalli, perché a me basta il motore dell'Himalaya, ok? 24 cavalli sono pochi, però ne avanzo e sono sempre riuscito in questi 2 anni a fare tutto. Quindi Alessandro, direte, ma cosa fai? Perché quando si parla di modifica uno pensa, oh, ci mette motore, pistone, carburatore, marmitta. Infatti il primo episodio di queste modifiche sono andato a toccare la cosa che proprio forse neanche mi interessava di più e che dovevo mettere alla fine, però siccome mi sto procurando io i pezzi, cercando, valutando, sentendo le aziende, me le faccio arrivare, sono arrivati prima il filtro e la marmitta. Perché il filtro BMC? Ce ne sono diversi. BMC perché ho scelto quello, perché non costava molto come gli altri, costava meno e comunque è un ottimo filtro, che in combinazione con uno scarico come quello che ho preso io, MAS, ok? C'è una copia in più e c'è un po' di accelerazione in più e il motore respira un po' di più. Vi ricordo che il MAS è omologato, lo potete prendere dall'azienda direttamente MAS, io l'ho preso da Cafe Twin. Si può prendere anche catalizzato o non catalizzato. Se lo prendete non catalizzato, l'omologazione rimane solo per il livello audio, ok? Non è catalizzato, quindi per i fumi non è omologato. Viste queste 2 modifiche, per me era importante avere una moto un po' più, come possiamo dire, migliore in ciclistica, ok, e in comodità, per riuscire a viaggiare meglio in strada e stare meglio anche in sterrati. Il primo video, quindi, marmitta e filtro. Oggi parleremo di una cosa piccola, almeno per me, ma che può risolvere e darci emozioni forti. Vi dico una cosa, io ho fatto anche delle scelte in base alla mia vita, a come voglio usare io l'Himalaya, ok? Se è da viaggio o fare solo sterrati o giretti o andare solo al lavoro, quindi ho preso la mia vita in mano in questo periodo della mia vita. Ho capito da adesso per i prossimi anni come posso usare la moto, perché la mia vita fra poco sta cambiando e quindi non mi permetterà di fare motoviaggi, motoavventure, mototendate in giro come l'anno scorso. Quindi ho optato a giocarmi la mia moto per sfogo e divertimento in una maniera giornaliera, cioè uscire, farsi anche 500-600 km però in un giorno. E ovviamente a cercare sterrati. Quindi in base a come la uso io la moto, di cosa ho bisogno
ok? E come mi trovo con certe cose e soprattutto quanti soldi riesco a tirar fuori o posso tirare fuori, io sono andato a cercare quelle cose che mi servivano, li ho selezionati in base a qualità e prezzo e ho preso queste cose qua. E con poco più di 1000 euro, ok, si riesce ad avere una moto 2.0, un'Himalaya nuova, che non sarà magari a livello della 450, però se ti basta, i miglioramenti secondo me mi faranno divertire un mondo. Quindi adesso passiamo, spero di aver detto tutto, passiamo nel secondo video di oggi, di cosa parliamo? Ma di una cosa piccola, ma di una cosa piccola, ma di una cosa piccola che ci sta in questa scatola qua. Allora, attenzione. Un trucchetto che molti hanno adottato nella nostra Himalayan è stato quello di cambiare i rapporti, quindi giocare col kit trasmissione, ok? E io non so se vi ricordate il mio video sui 20.000 km, ok? Sono arrivato all'apice della catena originale e ho sostituito tutto, catena, corona e pignone. Tutto DID, molto buona la catena, molto buoni i pezzi, però sempre originali, cioè la stessa catena. Tornassi indietro avrei fatto un'altra cosa, ok? Per migliorare la nostra moto senza andare per forza a toccare il motore e altre cose, basta cambiare queste tre cose, pignone, catena e corona. Facendo così si ha due possibilità in base a come volete godervela voi. Se volete usare l'Himalayan per fare più viaggi in autostrada, viaggi lunghi, correre senza pensare ad avere per forza una coppia più alta, un motore più potente anche in ripresa, un'accelerazione migliore, ma pensate solo a rilassarvi in autostrada e fare chilometri, la soluzione sarebbe di cambiare il pignone da 15 originale e portarlo a 16. Nel mio caso invece, ragazzi, che vi ho detto che voglio usarla non tanto per fare viaggi, ma per divertirmi, andare sulle Dolomiti, in altopiano, nei colli, cercare sterrati, farmi quei 300-400 km al giorno, io sono alla ricerca invece di potenza. E quindi di potenza nel senso di copia, di accelerazione, di energia della nostra moto. Quindi la soluzione invece è diminuire i rapporti, togliere il pignone da 15 originale, ok, e metterne un altro sempre da 15 magari un po' più performante. Ci sono aziende che le fanno di diversi tipi, più silenzioso, da racing e così via. Dopo vi dico anche dove l'ho preso io. E la corona cambiarla da 38, mettere due denti in più e diventare 40, ok? Con la catena che va anche quella a cambiare con due maglie in più, perché da 110 diventa 112. Attenzione al passo, ora non me lo ricordo, forse era 525, non mi ricordo più, ve lo scrivo qua sotto. Voilà. Ok. Devo ancora provarla, devo capire ancora la differenza che c'ha. Infatti per ora, voilà, ho comprato solo il pignone da 14, perché direte voi se stai parlando di cambiare solo la corona, mettere la 40? Perché siccome, come vi dicevo, ho cambiato da poco tutto il kit trasmissione, quindi più o meno dovrebbe avere adesso 10.000 km, un kit DID molto buono, non ha senso per me andare a ricambiare tutto, andare a spendere altri 200 euro di kit e montaggio e quant'altro, ok? Quindi preferisco andare ancora a utilizzare tutto il mio kit, che ancora forse 10.000 km me li fa, ok? Cambiando solo il pignone davanti, quindi non metterò più 40 di corona, ma lo tengo a 38, invece del pignone davanti da 15 lo faccio più piccolo da 14 e avrò lo stesso effetto di avere 40 dietro e 15 davanti, senza cambiare neanche la catena. Quindi il costo irrisorio di 20-30 euro più spedizioni, quindi 40 euro più o meno, ci facciamo un pignone nuovo che potrebbe cambiarci la moto da così e così. E ve lo dirò dopo che Vicenza me l'avranno sistemata, però questa è la teoria, questa è l'idea, il progetto. Quindi con questa corona, con la marmitta e il filtro, già adesso dovrei avere quella coppia, quell'accelerazione, quell'energia in più della moto che mi basta, ok, per riuscire a divertirmi comunque e molto felicemente anche. In descrizione, come sempre, vi metto il link dove prendere tutti gli accessori di cui stiamo parlando oggi, ieri e così via.
Il pignone e comunque oppure anche tutto il kit trasmissione come vi consiglio io, 15, 40 e catena da 112, si può trovare ovunque in diversi siti, dai concessionari. Il pignone però 14 è un po' più laborioso perché dovrebbero forse andarlo a creare, ok? E avendo acquistato un altro prodotto che ne parleremo la prossima volta, che aiuta più a essere più comodi nella guida, ok, per la ciclistica e tutto, sono venuto a conoscere di un altro sito che penso che siano gli stessi o comunque collaborano insieme, che si chiama Catena Corone Pignone. Questo sito qua.com vi fornisce assistenza perfetta, qualsiasi moto che avete c'è la soluzione per voi, non c'è come la Royal, che ovviamente non c'è quasi mai, basta scriverli e vi dicono cos'è il meglio per voi. Ecco, io li ho contattati, ho visto che avevano i prodotti, volevano farmi prendere tutto il kit ovviamente, però ho detto guarda, per ora no, è già messa in lista, sui 200 euro avrei tutto il kit perfetto come lo voglio io, per ora ho preso solo pignone, una quarantina di euro. Lo uso, mi diverto, vado a consumare di più la catena, tra parentesi, utilizzando un pignone minore, quindi un pignone da 14, cosa comporta in contro? Che va a rovinare più velocemente la catena, ok? Quindi, visto che la catena mia è già usata, ancora meglio non vado a comprarne una nuova per buttare via una mezza usata, preferisco andarla a finire rovinandola quel poco di più con questo pignone da 14, così alla fine dico, bene, la catena è da cambiare, boh, cambiamo tutto e trasformiamoci in 15, 40 e 112 di catena, ecco. Ecco, allora mi è arrivato tutto, ok, manca qualcosina che deve arrivare ancora al concessionario. Quando siamo pronti, penso a pochi giorni, prendo su tutto, gliela lascio 1-2 giorni a Valerio e ai ragazzi di Vicenza Moto, Cristian e Matteo, si divertiranno mi raccomando, come se fosse vostra, mi raccomando. Me la trasformeranno completamente, anche perché è il momento anche di approfitto dei 30.000 km che ho anche il tagliando dei 30.000 km. Ci sarebbe anche il filtro da cambiare, ma ho messo quello nuovo BMC che è un filtro sempre riutilizzabile, basta pulirlo, oliarlo e metterlo dentro. Ecco, basta, io vi ringrazio ancora di essere stati qua con me a sentire questo secondo appuntamento delle mie modifiche. Vi aggiornatevi se volete sempre su Instagram, che metto sempre le storielle e le foto di quello che succede, dove vado, qualche bella foto, e ci vediamo al terzo appuntamento. Io all'inizio pensavo di fare un unico video con tutto, però troppe informazioni di botto non mi piaceva, mi piace darvi un video per queste modifiche, un video per ogni modifica, che faranno poi una playlist, no, sul canale. Ora vorrei perdere un minuto per essere critico, farei una critica non tanto a voi che mi seguite, che mi commentate, magari su 100 ci sono quelle 1-2 che tocca l'aspetto personale, ti offende, dice che hai detto una cavolata, e ci sta. Se ascolti solo quelli che ti portano odio, questo canale lo chiuderesti subito, ma siccome ci sono pochi e c'è tanta gente invece che mi vuole bene, mi commenta, mi trova interessante, sono molto contento e vado via dritto. Ma la critica non va a voi, ma va ai fornitori. Se non ci fossimo noi, io, oppure i gruppi di gente che come me vuole provare, vuole cambiare, vuole sbagliare, vuole fare con l'esperienza molto migliore anche di me, perché sapete che io di meccanica non ne so tanto, tutta la gente che magari mi sono fatto consigliare, se non ci fosse stata questa gente qua, cioè io non so come si possa fare, perché se non ci siamo noi che ci scriviamo, ci chiamiamo, che scriviamo le nostre esperienze su Facebook, sui gruppi, mettiamo questo, mettiamo quello, che ci veniamo incontro e ci aiutiamo, è difficile creare queste cose, perché quando vai direttamente da un fornitore o anche qualche concessionaria o comunque qualcuno a cui puoi comprargli quella cosa che serve per e poi gli fai 1000 domande, molte volte non hai l'assistenza o l'educazione, il piacere di condividere questa passione. Loro magari sono solo i venditori che dicono ti serve quel tocco, vuoi la marmita, senza spiegarti delle cose. Ecco, io finora ho riscontrato un po' di non voglia di darti assistenza, ok? Di rispondere alle domande o dopo un mese o proprio neanche ti rispondono.
ve lo dico da negoziante, ok? È proprio brutto, cioè ti fa togliere la voglia di servirmi da voi, ok? Però, cavolo, ce l'avete voi quel pezzo, mi serve, quindi, però porte chiusi. Ecco, basta, critica finita, ciao.